Salve a tutti ragazzi! Prima di cominciare desidero fare due correzioni rispetto a quanto ho detto nel video precedente. Prima correzione, il temper delle bombe all'idrogeno non è fatto di uranio 235 ma di uranio 238. Seconda correzione, la frase alla fine che paragonava i bichinesi in esilio al popolo di Israele nel deserto non è stata pronunciata dal nipote del re Giuda ma dall'attuale sindaco dell'Atollo. Inoltre desidero ringraziare lo youtuber Giocicca, un mio grande amico anche al di fuori di YouTube, per tutti i consigli e per il sostegno che mi sta dando nel mentre che intraprendo questa nuova avventura su YouTube. Vi metto il link del suo canale in descrizione, visitatelo perché merita, fa dei gameplay fichissimi. Detto questo, iniziamo. Oggi non parlerò di disastri, stavolta parlerò dei tentativi di ascesa ad una delle vette più belle e più difficili del mondo, ovvero il Cerro Torre in Patagonia. Non vi dico altro, iniziamo. In Patagonia, al confine tra l'Argentina ed il Cile, si trova il Parco Nazionale Los Glaciares. Nel 1981 il parco è stato inserito tra i patrimoni dell'umanità dall'UNESCO. Ed ecco il perché. Insomma, un posto splendido che si trova a ridosso del campo ghiacciato patagonico, un'immensa distesa di ghiaccio che misura 350 km di lunghezza e che alimenta il ghiacciaio più grande del mondo, cioè il Perito Moreno. Sul lato orientale del campo ghiacciato si innalza una catena montuosa chiamata Campo de Hielo Sur. La vetta più alta di questa catena si chiama Cerro Chaltén o Monte Fitzroy, con la rispettabile altezza di 3405 metri. Poco più ad ovest del Fitzroy si innalza una splendida guglia, il Cerro Torre, con i suoi 3128 metri. Molti scalatori hanno tentato di raggiungere la vetta, ma essa è una delle più inaccessibili del mondo. Anzi, secondo alcuni, il Torre è proprio la scalata più difficile del mondo. Infatti, nonostante la somiglianza di queste splendide montagne con le nostrane Dolomiti, esse sono molto diverse. Le Dolomiti sono fatte per lo più di una roccia chiamata dolomia, ovvero carbonato doppio di calcio e magnesio. Queste vette, invece, sono composte di puro granito. Ciò rende parecchio difficili le scalate, infatti mentre la dolomia tende ad essere porosa e ruvida, offrendo quindi molti appigli agli scalatori, le pareti delle vette della Patagonia sono praticamente lisce. Quella del Cerro Torre, per esempio, è una parete perfettamente verticale di quasi 1 chilometro di altezza. Aggiungiamo anche che il clima della Patagonia non è certo temperato come il nostro. Un altro particolare che rende il Cerro Torre così ostile è quello che viene chiamato il fungo. Si tratta di un cappello di ghiaccio perenne che ricopre la vetta della montagna aggiungendo altri 30 o 40 metri alla sua altezza. Ecco perché è considerato una delle vette più inaccessibili del mondo, se non la più inaccessibile del mondo. La vetta del Cerro Torre è rimasta inviolata fino alla fine degli anni 50. Nel 1958 il famoso scalatore Cesare Maestri prese parte ad una spedizione italo-argentina guidata da Bruno De Tassis. Negli stessi giorni un'altra spedizione, organizzata e guidata da Foco Doro Altan, Walter Bonatti e Carlo Mauri, aveva in mente di scalare il Torre. Tra le due spedizioni ci furono alcuni attriti, il che portò al ritiro degli sponsor e a dei conseguenti problemi logistici.
per cui nel 1958 né l'una né l'altra spedizione attaccò il Ferrotorre e scalarono invece alcune vette vicine. De Tassis definì impossibile la scalata a questa lama di roccia e ghiaccio. L'anno successivo Bonatti e Mauri iniziarono i preparativi per un nuovo tentativo, ma rinunciarono quando seppero che Maestri era partito con un'altra spedizione prima di loro. A tale spedizione partecipavano anche Tony Egger e Cesarino Fava. Giunti ai piedi della Guglia, a gennaio del 59, dovettero attendere alcuni giorni a causa del maltempo. Infatti la spedizione partì dal campo base, ai piedi del Ferrotorre, solo il 29 gennaio del 1959, sfruttando una finestra di bel tempo. Cesarino Fava rimase al campo base, mentre a scalare andarono Maestri ed Egger. I due tentarono la salita dalla parete est. Contro ogni previsione, il maltempo tornò a scatenarsi. Fava attese per quasi una settimana prima di mettersi in cammino per andare a vedere che fine avessero fatto i suoi compagni. La mattina del 3 febbraio Fava, ormai disperato, scorse in lontananza Cesare Maestri. Era malconcio e in stato confusionale e ripeteva «Tony, Tony!». Dopo essersi ripreso, Maestri fece un resoconto. Dopo quasi 2 giorni di maltempo, la sera del 31 gennaio 1959, sfruttando una breve finestra di bel tempo, lui ed Egger erano arrivati al fungo sommitale, ed Egger, esperto ghiacciatore, lo aveva salito fino in cima. Poi però il tempo tornò a peggiorare, per cui la discesa fu terribile. Il 2 febbraio, mentre infuriava una bufera, Maestri fece calare Egger più in basso alla ricerca di un anfratto per bivaccare, ma durante l'operazione una valanga investì Egger, il quale cadde nel vuoto portando con sé la macchina fotografica e quindi le prove dell'impresa. I suoi resti sarebbero stati ritrovati in parte nel 74 ed in parte nel 2003. L'impresa di Maestri per circa 10 anni fu ritenuta la prima ascesa al Ferrotorre. Poi nel 1968 una spedizione inglese cercò di salire alla vetta percorrendo la stessa via che teoricamente avevano percorso 10 anni prima Maestri e Egger, ma non vi riuscì perché trovò caratteristiche diverse rispetto a quelle descritte da Maestri. I membri di tale spedizione misero quindi in dubbio la veridicità di quanto aveva affermato lo scalatore italiano. Tale opinione fu pubblicata sotto forma di un'analisi della sua relazione sulla rivista Mountain Magazine, diretta da Ken Wilson. Lo scalatore Carlo Mauri, sempre nel 68, definì il Ferrotorre inviolato, sconfessando anche lui la versione di Maestri. Cesare Maestri, considerando queste affermazioni lesive del suo onore, decise di tornare sulla montagna e così nel 1970 con altri 4 compagni attaccò il Ferrotorre dallo spigolo sud-est. Nella salita Maestri portò con sé un trapano compressore con cui conficcò 400 chiodi da salita nella parete. Questa spedizione giunse a 30 metri dal fungo e quindi a 60 metri dalla vetta. Maestri ritenne non necessario scalare anche il fungo poiché, disse lui, esso non fa parte veramente della montagna e prima o poi cadrà. Nel riscendere Maestri staccò i primi 30 chiodi e appese il compressore al 31esimo. Infatti il compressore è ancora lì appeso alla roccia. Anche questa impresa è stata molto criticata. L'aver usato il compressore venne visto come una vile scorciatoia. Leo Dickinson disse che questa impresa era come aver raggiunto la vetta del Monte Bianco in funivia per poi dire di averlo scalato. È comunque italiana la prima scalata riconosciuta al Ferrotorre. Infatti il 14 gennaio 1974 Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari e Pino Negri, membri dell'associazione alpinistica Ragni di Lecco, raggiunsero la vetta scalando la parete ovest. Ecco alcune foto dell'impresa tratte dal sito dei Ragni di Lecco.
Nel 1979 Jim Bridwell, alpinista americano, ripercorse la via del compressore e nell'ultima parte, che sarebbe poi stata battezzata lunghezza di Bridwell, dovette arrampicare senza chiodi, perché nel 70 Maestri aveva tolto gli ultimi 30. Nel 1982 fu la volta di Ermanno Salvaterra che ripeté l'ascesa di Bridwell e Maestri sulla via del compressore, fermandosi a 50 metri dalla vetta. L'anno successivo Salvaterra raggiunse la vetta insieme a Maurizio Giarolli. Nel 1985 Ermanno Salvaterra tentò la prima invernale scalando la montagna in luglio. Poiché la Patagonia si trova nell'emisfero sud della Terra, ovviamente i mesi invernali sono quelli che da noi sarebbero quelli estivi. Salvaterra e i suoi compagni Giarolli, Andrea Serchi e Paolo Caruso raggiunsero la vetta il 17 luglio. I tre filmarono l'impresa realizzando il documentario Jonathan Dimensione Avventura. Nello stesso anno l'alpinista svizzero Marco Pedrini fu il primo a scalare il Ferro Torre in solitaria. Nel 1995 Salvaterra tentò nuovamente la scalata invernale. Lui ed i suoi compagni Roberto Manni e Pier Giorgio Vidi salirono dal versante sud aprendo una nuova via, che sarà battezzata Via Infinito Sud. Nella salita, durata ben 24 giorni, gli scalatori portarono con sé una protezione di alluminio per difendersi dalle raffiche di vento gelido. Giunti al fungo dovettero però fermarsi e riscendere a causa del clima troppo ostile. Nel 1999 Ermanno Salvaterra, stavolta insieme a Mauro Mabboni, tentò la parete est. I due però rinunciarono e scalarono la montagna aprendo una variante dalla via del compressore. Nel 2004 Salvaterra raggiunse la vetta per la quarta volta insieme ad Alessandro Beltrami e Rolando Garibotti, salendo dalla parete est ed aprendo la via Quinque Anni ad Paradisum. Nel 2005 Salvaterra tornò con Beltrami e Garibotti a scalare il Ferro Torre e cercò di seguire la via che teoricamente avevano seguito Maestri ed Egger nel 59. Con molta difficoltà il 13 dicembre la vetta fu raggiunta. Salvaterra, che fino ad allora era stato un sostenitore della versione di Maestri, dovette ricredersi, perché non c'era alcuna traccia del passaggio di Maestri ed Egger, e le caratteristiche erano troppo diverse rispetto a quelle raccontate da Maestri. Questa impresa contribuì a dirimere una delle questioni più controverse dell'alpinismo. Il 16 gennaio 2012 fu la volta dell'americano Hayden Kennedy e del canadese Jason Crook. I due percorsero la via del compressore senza però utilizzare nessuno dei chiodi piantati da Maestri, e anzi nella discesa li rimossero quasi tutti. Pochi giorni dopo i due austriaci David Lama e Peter Ortne percorsero anch'essi la via del compressore. In tutti questi anni Cesare Maestri ha sempre sostenuto anche con veemenza la veridicità della sua storia, ma la comunità alpinistica internazionale ha disconosciuto la sua scalata. Insomma, il Ferro Torre è una montagna splendida e terribile allo stesso tempo. Le pareti lisce e ghiacciate ed il clima inclemente la rendono una delle più temute. Pur essendo alta appena 3128 metri, ha respinto più spedizioni degli 8000 himalayani. Ben poche delle 50 spedizioni che hanno tentato di raggiungerne la vetta hanno avuto successo e ha fatto anche alcune vittime come Egger e recentemente l'italiano Giacomelli, eppure non possiamo che apprezzarne lo splendore. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale. Grazie della visione.